Le ultimissime su Atletico Madrid-Inter. È finalmente il giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions. Siamo in collegamento speciale con il nostro Antonio direttamente da Madrid. Ciao Antonio, ben ritrovato, buongiorno. Ciao Lore, buongiorno a te, un saluto a tutti. Antonio, facci vivere un po' l'atmosfera di Madrid. In questo giorno si riparte con un Inter in vantaggio dopo l'1-0 dell'andata, grande entusiasmo. Sei tra l'altro vicino a tanti tifosi nerazzurri già presenti a Madrid. Sì, infatti potete vedere diverse sciarpe nerazzurre, tanti tifosi e ricordiamo che sono attesi oltre 3.000 tifosi. Qui a Madrid è tutto esaurito, ovviamente anche il settore ospiti e qui alle mie spalle tanti tifosi, tanti interclub perché stanno ritirando il loro biglietto per entrare questa sera nel punto di ritrovo qui in centro Madrid, per cui è un via vai di tifosi nerazzurri questa mattina. Poi ci si sposterà al Civitas Metropolitano che è un po' fuori, quindi sarà previsto un po' necessario un po' di viaggio, ecco, per raggiungere lo stadio. Sì, giusto per dare un po' di contesto, ci si arriva facilmente in metro, c'è una fermata della metro accanto allo stadio, sono circa 40 minuti, ecco, dal centro. Per cui sì, è un po' in periferia, fa anche abbastanza freddo. Ieri lo abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle a ridosso della conferenza stampa di Simone Inzaghi, anche dentro lo stadio, devo dire. Ieri era vuoto, noi abbiamo assistito all'ingresso sul terreno di gioco dei calciatori dell'Inter, per cui comprensibilmente faceva tanto freddo. Io credo che stasera l'ambiente sarà un pizzico un po' più caldo, non solo per i tantissimi tifosi nerazzurri, ma perché ci aspetta un clima veramente infernale con un Atletico Madrid che, come ha detto Simeone, darà la vita in campo. Ecco, andiamo, accennavi alle conferenze, tra poco poi ci torniamo brevemente, però Antonio, presentando questa partita, ne stavamo parlando anche in privato, purtroppo l'eliminazione del Napoli complica ancora un po' di più la vita all'Inter, nel senso che questo Atletico Madrid si gioca l'ultimo grande obiettivo di questa stagione nella partita di oggi praticamente. Praticamente sì, perché è in corsa solamente in Champions League, c'è da una parte il sogno di riuscire a vincere, un vero e proprio tabù per Simeone che ha perso 2 volte in finale contro il Real Madrid peraltro, ma tu stai parlando chiaramente del mondiale per club, perché anche la Spagna ha diritto a 2 posti per il prossimo mondiale per club che ricordiamo si giocherà negli Stati Uniti nel 2025, l'Inter è già presente, da ieri sera anche la Juventus. Dicevamo anche qui in Spagna 2 posti, il primo già occupato dal Real Madrid, tra l'altro eh, puoi sentire un po' di confusione alle mie spalle, ti assicuro che sono tifosi dell'Inter che stanno intonando dei cuori. Tornando però sul mondiale per club, anche se è difficile farlo in questo clima, ti dico subito che Real Madrid chiaramente già presente e il secondo posto se lo giocano Atletico Madrid da una parte e Barcellona dall'altra. Nel ranking attualmente l'Atletico davanti, per cui in caso di, in caso di eliminazione ieri sera del Barcellona sul Napoli, ovviamente all'Atletico sarebbe bastata anche la sconfitta, sarebbe stato sufficiente questa sera, invece ora il destino è nelle mani sia del Barcellona da una parte, ma anche dello stesso Atletico che ha bisogno di andare avanti per non fare affidamento solo su una futura eliminazione del Barcellona. Il bello della diretta, il bello della diretta, Anto, in questo con i tifosi nerazzurri. Mi chiedevi dell'ambiente poco Eh, fa ed è questo. È arrivata la risposta, ma è il vero tifo interista ovviamente che si fa riconoscere in tutto il mondo. Quindi l'Atletico che oggi gioca per superare il turno, per mantenere viva la speranza di andare al mondiale per club. Simeone che ha parlato di voglia di rivincita che daranno la vita in uno stadio in cui non ha mai perso una partita nella fase di eliminazione diretta della Champions. L'Inter qualche difficoltà in Spagna storicamente l'ha avuta, anche se ci ricordiamo la più bella sconfitta della storia nerazzurra, probabilmente quella per 1-0 sul Barcellona. Per il resto i precedenti l'Inter non vince in Spagna dal 2004 contro il Valencia con un 5-1. Un Atletico Madrid anche che recupera alcuni pezzi importanti. La formazione, Anto, dovrebbe essere praticamente la formazione tipo, con Griezmann lo stesso che torna al suo posto insieme a Morata. Sì, rispetto all'andata pochi cambi anche per Simeone che si affida a questo 3-5-2 o 5-3-2 con Molina da una parte e Lino dall'altra. L'unico vero cambio riguarda però il reparto offensivo con Morata che torna dal primo minuto, lo ricordiamo all'andata
per un problemino al ginocchio, si era accomodato inizialmente in panchina, e Griezmann che torna a fare la seconda punta con Llorente che anziché fare la seconda punta trequartista torna a centrocampo, interno di centrocampo con De Paul, mentre davanti alla difesa finisce ovviamente Koke. Cosa cambia poi concretamente? Che viene liberata la posizione di Griezmann, secondo me. Dal mondiale dello scorso anno in avanti Griezmann, ricordiamo, in quella formazione, in quella Francia, aveva ricoperto il ruolo di mezzala, un ruolo inedito nella sua carriera, però lì abbiamo visto un giocatore diverso, in grado di poter liberare tutte le sue potenzialità, non solo tecniche ma anche tattiche. In questa posizione della seconda punta svaria su tutto il fronte d'attacco, quindi è un po' quella variabile difficile da leggere anche per una squadra molto organizzata come l'Inter. All'andata giocava da punta con Llorente alle sue spalle, era un po' più prevedibile a livello di movimenti, non stava anche benissimo fisicamente, ma anche stasera non aspettiamoci un Griezmann brillante sotto il punto di vista fisico. Ha avuto qualche problema alla caviglia, è stato fuori infatti nelle ultime apparizioni, però tra le linee è dove può colpire, dove può far male. Dunque in fase di possesso dovrà essere straordinario Çalhanoğlu, a marcarlo a uomo, sporcare linee di passaggio, e in fase di non possesso io credo che andrà a dar fastidio proprio allo stesso Çalhanoğlu, perché si muove in quella posizione esatta di campo. Ecco Anto, tra l'altro Morata e Griezmann speriamo proseguano nel loro periodo non propriamente positivo, visto che Morata credo abbia segnato un solo gol nelle ultime 10 partite, Griezmann addirittura non segna da 8 partite, per cui speriamo che continuino e non si sblocchino proprio stasera. Citavi Çalhanoğlu, passando all'Inter, dalla conferenza stampa a cui hai partecipato ieri erano emersi dei segnali che abbiamo cercato di interpretare subito in diretta. Sono arrivate forse ulteriori conferme rispetto a quello che ci aspettavamo appunto nella conferenza della vigilia? Sì, diciamo che De Vrij ha definitivamente scavalcato Cerbi, per cui questa sera ci aspettiamo De Vrij dal primo minuto al centro della difesa, con Pavard a destra, ovviamente Bastoni a sinistra. L'altro dubbio che secondo me si porterà dietro Inzaghi è quello che riguarda Dumfries Darmian. Dumfries è in vantaggio, lo è sempre stato in realtà negli ultimi giorni, e io mi sono dato anche una spiegazione su questa scelta, perché ieri commentavamo in diretta il fatto che Inzaghi abbia sempre utilizzato nei match importanti, o quasi sempre, Darmian da esterno destro, quando ha utilizzato Dumfries solamente perché Darmian faceva il braccetto di difesa. La scelta di Dumfries potrebbe essere dettata dagli spazi che concede in contropiede l'Atletico Madrid. Una squadra che, abbiamo sottolineato più volte, gioca bene quest'anno, ha imparato un calcio diverso rispetto alla storia del ciolismo, e secondo me la scelta di Dumfries, la falcata di Dumfries, la capacità di spaccare anche le partite, potrebbe essere dettata dagli spazi che concede l'Atletico Madrid, che difensivamente lascia un po' a desiderare. Anto, andando verso la conclusione, si è parlato sui quotidiani di oggi anche di un contatto, di una telefonata che c'è stata tra il presidente dell'Inter Steven Zhang e la squadra e i giocatori dell'Inter per caricarli anche in vista di questa partita. Si è parlato anche già da qualche giorno di un premio previsto di circa 2 milioni di euro da distribuire alla squadra in caso di passaggio del turno. C'è anche un Simone Inzaghi che sta girando un po' questa dichiarazione rilasciata a Sky Sport sul sogno di vincere sia campionato che Champions League, che è un po' il desiderio di tutti. Lui che ieri anche in conferenza stampa ancora una volta ha ribadito quest'Inter non nasce da Istanbul, è un percorso che parte da 3 anni, e ha citato di nuovo quella partita di Liverpool come grande ferita che gli è rimasta dentro. Sì. Quindi l'Inter ci prova, è arrivato a questo punto potendo fare un grande concentrazione su questa partita qua, e vuole sognare in grande ovviamente. Sì, perché il campionato lo ha praticamente in pugno, sarebbe il primo campionato vinto da allenatore per Simone Inzaghi, tra l'altro il 20° scudetto per l'Inter, quindi assume un significato totalmente diverso. Ecco, Inzaghi diverrebbe l'allenatore della seconda stella, e questo è un dettaglio significativo secondo me. La Champions poi l'ha accarezzata lo scorso anno, per cui c'è la voglia di riscattarsi. Dall'altra parte c'è un allenatore che l'ha accarezzata però 2 volte, quindi affronterà la partita con la stessa fame o anche maggiore. L'Inter in questo momento ha le capacità per farlo, in questo momento storico ha sia l'organico che il gioco, che l'allenatore, che la dirigenza giusta per farlo, quindi motivi per crederci ci sono. Poi le partite si decidono in 90 minuti, dice bene Inzaghi, l'Inter non nasce
oggi non nasce ad Istanbul, ma probabilmente nasce a Liverpool, da quell'eliminazione che ancora non ha smaltito Inzaghi, o comunque dalla quale ha imparato tantissimo, evidentemente. E quindi Inzaghi sa che questo è il momento giusto in cui l'Inter ha la capacità per vincere una Champions, ed è un po' curioso perché un anno fa di questi tempi Sì. l'Inter non veniva data non tra le favorite, ma neanche immaginavamo potesse essere un sogno. Ecco, sembrava troppo grande per essere un sogno. Oggi l'Inter da tutti viene data come una delle tre favorite, alle spalle probabilmente solo di City e Real Madrid. Assolutamente, e allora noi la viviamo così come un sogno, e da tifosi prima che giornalisti tanto viviamo per queste partite qua, per queste notti qua. Oggi Sì, tu sarai presente in tribuna stampa al Civitas Metropolitano, quindi poi ci racconterai magari anche retroscena dietro le quinte direttamente dalla tribuna stampa dello stadio. Però dai, sì, l'ultima domanda che ti faccio: si percepisce però una bella atmosfera, immagino, tra i tifosi presenti anche lì. C'è una bella carica tra gli interisti. sì, e poi ti do anche un ultimo aggiornamento, tra l'altro. Per quanto riguarda i tifosi, Madrid questa mattina è tutta nerazzurra, è anche comprensibile. I tifosi dell'Atletico secondo me si faranno vedere nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, questa mattina in tutte le vie, le strade di Madrid, incontri solamente di tifosi nerazzurri, come abbiamo visto prima, tifosi che cantano cori, e quindi l'ambiente è fantastico. Poi è quell'ambiente che solamente i match europei in generale ti sanno regalare. Poi qua parliamo di un match di un ottavo di finale, quindi una sfida ancora più importante, ed è tutt'altra atmosfera anche rispetto ad Inter Benfica, che noi abbiamo vissuto lo scorso anno a San Siro. Viverla in trasferta dà qualcosa in più, perché probabilmente accentua ancora una volta quel senso di interismo, di unione che c'è. Questo per quanto riguarda l'ambiente. Poi un ultimo aggiornamento di mercato, così poi possiamo Sì. chiudere, perché oggi è atteso l'incontro tra Marotta e Ausilio con Alejandro Camagno, che è l'agente della Toro Martinez, perché la gente ha sede principale qui a Madrid, per cui nel pomeriggio è atteso questo incontro tra dirigenti ed entourage del calciatore per discutere il rinnovo. Non c'è urgenza, lo sappiamo, perché Lautaro va in scadenza nel giugno 2026. C'è però da entrambe le parti la volontà di chiudere questo accordo, andando incontro alle pretese di Lautaro da una parte, e dall'altra alla voglia dell'Inter di blindare almeno fino al 2028 il proprio capitano. E la partita di stasera, magari in caso di passaggio del turno, con i 10,6 milioni di bonus che scattano dall'UEFA per la vittoria, per l'eventuale passaggio del turno, potrebbe dare anche quell'ultimo assist per chiudere anche questa trattativa. Antonio, ti ringrazio ovviamente per gli aggiornamenti direttamente da Madrid, ci risentiamo poi in vista della partita. Ciao Lore, a più tardi allora. Grazie, grazie al nostro Antonio. Chiudiamo qua. Allora, ricordandovi che saremo in diretta, come sempre, con la nostra live reaction per Atletico Madrid-Inter a partire dalle 19:30, quindi ci vediamo live per commentarla insieme. Nel frattempo, su www.passioninter.club potete sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra grande community di interisti. Vi basta andare su passioninter.club, leggete tutto. Vi aspettiamo nella nostra grande community, dove vivremo il pre-partita, il post-partita e poi un appuntamento speciale anche giovedì sera da vivere tutti insieme, perché queste sono notti ovviamente che passano alla storia e vogliamo viverle tutti insieme. Vi aspettiamo su passioninter.club, mentre vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.